ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere cosa c'è nel tuo destino più vicino, imminente, in spagnolo más cercano, in tu destino más cercano, nel tuo destino più vicino. Andiamo a vedere cosa c'è. Quindi è un video che ti deve arrivare adesso, in questo momento, proprio in questo momento che stai guardando. Abbiamo 3 varianti, al termine delle quali andrò a rispondere a una domanda che mi fai dicendoti sì o no, argomentandolo in base a quello che esce, va bene? Quindi potete sentire anche più di una variante e farmi più domande. E sotto all'info box, cioè no, sotto all'info box, no, nei commenti potete dirmi variante 1, variante 2, cosa stai sentendo, potete farmi la domanda o tenerla per voi e scrivermi qualcosa inerente a quella domanda, perché poi io in base alle vostre risposte elaboro anche video successivi, no? Quindi per la nostra comunità e famiglia sempre unita in modo veramente straordinario. Ma io vi amo, ma io vi voglio fare un applauso. Grazie, 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 eternamente, eternamente grazie. Allora, cosa c'è nel tuo destino più vicino adesso, nelle prossime ore, prossimi giorni? Abbiamo variante 1, variante 2 e variante 3. Scegliete la prima che vi attira di più e partiamo dalla prima. Allora, vediamo. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Iniziamo dagli oracoli, lo mettiamo qua. Facciamo un po' un cocktail di oracoli. Iniziamo con questi. Vediamo cosa c'è nel tuo destino più vicino. Variante 1. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Iniziamo con 3 di queste. Eccola, il ponte, ok, c'è un ponte qua. Wow, Platone, ok. Eccola l'altra, il diario. Allora, mi arriva un messaggio di impatto, proprio mi arriva un messaggio di impatto. Ci sono delle cose che tu stai custodendo dentro che non hai detto proprio a nessuno, cioè nel senso ti stai tenendo dentro. Nel tuo destino più vicino c'è la tua capacità di aver saputo avere fede in quelle cose e di andare incontro a quello. O era un desiderio, o qualcosa che avevi scritto nel diario, o qualcosa che avevi scritto su un quaderno, o qualcosa che le mie ragazze che hanno fatto le masterclass stanno realizzando qualche cosa che hanno messo nel mandala. Questa è qualcosa di grosso. Il ponte, no? Stai andando incontro a un potere personale stupendo, cioè nel tuo destino più prossimo c'è la tua capacità di avere proprio, di plasmare la materia con la forza della tua intenzione ed emozioni. E questa è una cosa che avevi messo già in conto, qualcosa che avevi scritto, qualcosa che avevi fatto. E questo è il primo impatto, fortissimo che mi arriva. Vediamo cosa mi dicono queste. Mettiamoci questi, sotto questi altri oracoli. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Autunno. Il mago, io che ti ho detto, cioè, già l'avevo visto il messaggio. Il mago. Legge di attrazione, cioè, ma poi ditemi se io veramente, io vedo le carte e cioè c'ho i brividi, ma non tanto per le carte, perché io apro delle carte, mi arriva il messaggio e quelle dopo le confermano, è straordinario. Allora, tu stai nel tuo destino più vicino, c'è la realizzazione di qualche cosa che tu avevi fatto, per cui stavi lavorando su di te, hai trasformato il negativo in positivo, cioè hai trasformato emozioni, eventi dolorosi in alleati, va bene, come ci diciamo noi nello yoga sciamanico. Questa cosa, sentirai un potere straordinario, cioè la manifestazione di qualche cosa, e tutti gli strumenti per realizzare quello che stavi custodendo dentro.
bellissimo. Vediamo di che stanno parlando, dai, mettiamoci i tarocchi. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Cosa c'è nel tuo destino più vicino? 5 di denari. E questo si rifà molto a questa carta qui, no? Autunno, le foglie cadono, mi sento persa, mi sento esclusa, escluso, sensazioni un po' di sentirsi messi da parte. Qua dice passaggio dal positivo al negativo e viceversa, determinazione. Una sensazione che, sai quando succedono i miracoli, quando meno te l'aspetti, però tu stai lavorando con fede su un aspetto? Quello è. Ancora, cosa succede? Nel tuo destino più vicino, cosa c'è? 9 di bastoni, tanta stanchezza in merito a questa cosa, però non ha... Eccolo, lo sapevo! Il 6 di bastoni, lo sapevo! Lo sapevo. Allora, sta arrivando un successo, un esito, un riconoscimento, e qua io vedo che hai dovuto oltrepassare un momento di grande stanchezza fisica anche, magari, no? O psichica che si è riversata a livello somatico. C'è anche una guarigione del corpo, una ripresa pazzesca. E, hai avuto delle situazioni, delle sensazioni dove ti sei sentita un po' esclusa, escluso, messo da parte, hai lavorato su questo, ti sei sentita stanca o stanco, no? Il 6 di bastoni mi parla del successo, dell'esito, del riconoscimento. Vediamo ancora cosa ci dicono, cosa c'è nel tuo destino più vicino. Eccole, sono uscite due. La morte, un cambio, una trasformazione radicale, bellissimo, re di bastoni. Prima di tutto ti dico una cosa fondamentale, ti vedo se ci sono stati dei problemi fisici, di salute, una ripresa netta, cioè come se uscissi dal bozzolo, del bruco diventa farfalla, no? E quindi una ripresa netta, ti vedo forte, fortissima, fortissimo, con capacità di visione, di leadership e anche un successo in merito agli ambiti che riguardano la vita pratica, anche successo nel lavoro. Vedo che hai una capacità attrattiva di attrarre a te senza sforzo dirompente. E qua mi dice che una persona ti nota o qualcuno ti nota, stai attraendo qualche cosa di grosso e in seguito anche dei sacrifici e degli sforzi che hai fatto, ma è come se si chiudesse una tappa di stanchezza. Mi spiego? Vediamo ancora cosa stai nel tuo destino più vicino, cosa mi raccontano ancora. Cavaliere di denari. Se c'è stata la perdita di un lavoro o qualcosa riguardante il lavoro, la questione pratica o qualcosa che non andava, si ribalta tutto. Qua c'è il giudizio. Io vedo che qua c'è una chiamata, una resurrezione che ti porta a una vittoria, un esito. Per molti di voi è sul piano lavorativo, sul piano pratico, sul piano lavorativo c'è un esito, una chiamata, una rinascita. Rinasci come l'araba fenice. E questa è una stesa che mi parla di grande rinascita. Grande rinascita. 5 di spade, nonostante lo so che magari quando siamo in una fase di cambio, che succede? Che la mente si aggrappa al conosciuto, al vecchio, no? Ci può venire un po' di stress, mal di testa, ansia, però è una rinascita a tutto tondo su questo piano. 10 di bastoni, e qua mi stanno raccontando che c'è proprio una rinascita in merito della stanchezza dovuta a delle responsabilità, questioni che ti hanno sottratto energia vitale. C'è un esito in questa carta, il 10 di bastoni, che è la pesantezza, no? Però le persone stanno esultando, è come se mi dicesse, è molto bella per me questa carta perché è come se dicesse i tuoi sforzi saranno ripagati. Va bene? E come ci diciamo sempre nello yoga sciamanico, la suprema condotta è assenza di sforzo. E qua attrai senza sforzo. Che cos'altro? Cosa c'è nel tuo destino? Cavaliere di bastoni, mi parlano di forza, di energia, di cambi improvvisi che stanno arrivando nella tua vita. Re di coppe, ti vedo molto felice di questo, molto molto felice, una guarigione del cuore c'è. Molto felice di questo ti vedo, a discapito di paure che la tua mente ti faceva sentire bloccata o bloccato.
È come se avessi il coraggio di superare le tue paure, perché ti vedo molto forte, molto energica, anche una ripresa fisica, una riaccensione dell'energia vitale, vedo qui. Cambi, spostamenti. Ancora cosa c'è nel tuo destino più vicino? 4 i denari, sì, quella stanchezza fisica che ti fa tenere un po' ritirata, no? Ritirato, ritratta. Qua abbiamo l'eremita, hai lavorato tantissimo dentro di te, mi dicono queste carte. È come se ti fossi chiusa nel bozzolo, non so se si dice così, hai lavorato tantissimo. Qua c'è una persona che fa una posizione di yoga, molti di voi che state facendo il percorso sciamanico con me, ci sono i risultati adesso quando guardi questo video nelle prossime ore, nei prossimi giorni del vostro lavoro sciamanico. Quello che avete messo nel mandala perché ha fatto le masterclass con me, o semplicemente quello che hai nel tuo cuore, stai custodendo, no? Il diario, che cos'è il diario? Un simbolo, si scrivono i pensieri, anche i propri obiettivi. È come se ci fosse stato un grande lavoro interiore, grandissimo lavoro interiore. Qua c'è il carro, vittoria, successo e riconoscimento. Allora, mi può parlare anche di un trasloco, di un trasferimento o di un posto di lavoro dove vai, vieni riconosciuta, riconosciuto, o un cambio di... un cambio è. Il carro mi parla di una grande forza interiore che fa accadere le cose all'esterno, il potere di attrazione su ciò che stai desiderando, attraction, no? C'è qua, su ciò che hai messo nel diario e custodito dentro. E il carro è vittoria, riconoscimento, successo, ma il carro è anche la direzione, no? Riprendere in mano le redini della tua vita grazie a una forza, una rinascita che stai avendo, una rinascita fisica, una rinascita psicofisica, una guarigione fisica e una forza vitale che arriva. Il carro richiede una direzione, questa direzione è la tua volontà. Questa volontà fa accadere le cose, fa muovere le cose laddove erano ferme. Va bene, questo è. Mettiamone due altre. Cos'altro ci dicono? Asso di spade, qua io vedo che prendi proprio in mano una situazione. Asso di spade mi parla di chiarezza, di determinazione, di chiudere con una fase di oscillazione. Asso di spade è la chiarezza, è la chiamata, prendi in mano, chiudi una sensazione pesante che ha a che fare soprattutto con le spade e la mente. Il tuo potere della mente si trasforma nel potere del cuore, cioè il tuo cuore guida la tua mente. E l'asso di spade è il nuovo inizio, opportunità che partono da chiarezza mentale, da una chiarezza ritrovata, no? Che cos'altro? Il 7 di coppe mi parla dell'apertura di possibilità adesso, perché quando siamo un po' stanchi, un po' scarichi, è come se non abbiamo, non ci sentiamo un po' frustrati, no? Con l'8 di spade, il 10 di bastoni, si aprono nuove possibilità per te qui. Inizi a manifestare ciò che avevi custodito dentro, nel diario, non si aprono queste possibilità, c'è entusiasmo, qua vedo molto entusiasmo ritrovato grazie a un momento di grande introspezione, di fatica. 7 ai denari mi sta dicendo che ciò che hai seminato raccogli, ciò che hai seminato raccogli, stavi aspettando anche qui come posizionare le cose, no? E cavaliere di spade, ci sono delle comunicazioni che arrivano, qualcuno ti porta delle comunicazioni che stavi aspettando, una verità che ti permette di proseguire, va bene? Verità, un rischiarimento, una verità che ti permette di proseguire. E la ruota della fortuna mi parla di un giro di fortuna dalla tua parte. Giro di fortuna dalla tua parte. E fondo mazzo abbiamo la forza, recupero di nuovo delle energie, mi dicono, determinazione, andare incontro ai propri obiettivi, realizzarli, e qua ci lasciamo la forza. E qua metto l'8 ai denari e mi parlano di dove tu stai mettendo attenzione ed energia, va bene? Il lavoro io vedo soprattutto, ma dove tu metti attenzione ed energia si aprono queste nuove possibilità, laddove prima vedevamo una contrazione, no? Con l'8 di spade, il 10 di bastone, il 5 di spade. Vedo che ci sono delle persone che ti portano notizie che ti permettono di proseguire
sulla tua realizzazione. Chiarezza di idee, di intenti, ciò che stavi aspettando, delle cose si sbloccano importanti per un cambio di fortuna, ti dicono, un cambio di fortuna e il recupero di ciò che sono le tue energie, le tue forze, le tue capacità. Dopo un momento di introspezione profondo dove hai lavorato sulle tue paure, le tue ossessioni, c'è proprio una rinascita qui, bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli delle porte e questi. Qual è la porta che si apre quindi? Prossime ore, prossimi giorni. Qual è la porta del fuoco? E mi rimarcano una grande energia vitale in te. La porta del fuoco è un'iniziazione. È quello a cui se stai facendo delle pratiche spirituali, è l'iniziazione, qua c'è un 9 pure, no? Con l'eremita, è l'evento che ti porta a sentire quell'eccitazione, quell'entusiasmo che ti fa capire di aver superato una grande prova. Può essere un progetto, può essere qualcosa, è qualcosa di nuovo. È qualcosa di nuovo, ma anche l'eccitazione per realizzare qualcosa che stavi aspettando. E quell'eccitazione e quella reverenza lì. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Quarzo Yumado, che significa qui eliminare la negatività. E qua mi dice che abbiamo vissuto nel lavoro interiore affinché noi eliminassimo le negatività. Liberati dalla negatività del tuo interiore e di chi ti circonda. E qua avevi un appesantimento che ti ha permesso di lavorare dentro di te o comunque di eliminare questa negatività che ti impediva di realizzare quella forza attrazione magnetica che adesso abbiamo visto invece nella lettura. Ok, mettiamoci queste, che non le mettiamo da un po', tu stai riprendendo, sì, queste carte qua, un po' sibille, un po' così, vediamo cosa ci aggiungono, vediamo i maestri che parlano attraverso queste carte in merito a tutto quello che abbiamo già letto. Vediamo un po', quindi, cosa c'è nel tuo destino più vicino, prossime ore, prossimi giorni, no, 2000 no, uno alla volta, cosa c'è nel tuo destino più vicino? Io lo sapevo. La realizzazione, il 9 di quadri, il 9 di denari, audacia, realizzazione di qualcosa che stavi aspettando. Qua abbiamo amore, inquietudine o la realizzazione di... Non mi hanno specificato nello specifico l'amore qui, anche se possiamo anche metterlo lì perché siamo a migliaia, no? È come se... Fammi vedere qua. Mi hanno soprattutto specificato della tua energia vitale che torna a manifestare i tuoi obiettivi. Se un obiettivo d'amore è quello, però da una prospettiva del tuo potere personale non sentirti più messa o messo da parte, perché si concentrano molto sul potere personale riacquisito che ti permette la realizzazione o dopo un amore finito, negli ambiti descritti, no? Lavoro, progetti o cose che ti appassionano, o la realizzazione di un amore, va bene? O ambedue. Vediamo che cos'altro ci raccontano. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Intellettuale, pensiero. E qua mi parlano è un po' come il diario, no? Qua c'è un intellettuale che sta scrivendo e qua è il diario. È quello che tu stavi sentendo nel cuore o che hai raccontato solo a te stesso o a te stesso. Troppe, un'altra sola. Falsità, frattura, e qua mi parlano di una sensazione che ti ha dato del dolore, no? Quello di cui abbiamo parlato prima, una frattura, un qualcosa che si è rotto, la stanchezza in merito a quello. Persone in uniforme, forza, sopruso, è come se avessimo vissuto una, una sensazione di dolore o di frattura in merito a delle cose che sono successe o con qualcuno, con una persona autoritaria o con qualcuno che ci impediva di emergere. Mi stanno raccontando la storia
nemico, spia, rivale. Allora, quello che si conclude, abbiamo la morte, le stanchezza, no? È qualcosa che è successo con qualcuno, con una persona. Nemico, spia, rivale, una falsità, una frattura, qualcuno che ti ha ingannato, si è messo in mezzo, o semplicemente è la tua stessa mente razionale che si è messa in mezzo, 8 di spade, 5 di spade, nella realizzazione dei tuoi obiettivi. Che poi laddove tu lo riconosci che la tua mente razionale non ti proietta la persona esterna, se tu lo riconosci ti proietta la persona esterna che ti può fare da nemico, da rivale, affinché tu possa vedere i limiti della tua mente, no? E qua c'è soccorso insperato, fecondazione. Questo è un asso di picche al contrario, che è proprio la vittoria sui nemici, il riconoscimento laddove non venivi riconosciuta o riconosciuto nel lavoro e in altre circostanze. Un'altra, per favore. La rivale di nuovo. Allora, qua ti togli di mezzo tutta sta roba qua. Io non so che cosa hai vissuto. Prendendo queste carte ho fatto un azzardo, perché mi raccontano la storia ancora di più nei dettagli. Può essere stato in amore, puoi aver vissuto rivalità, confronti, ostilità. Qua arriva una piena realizzazione grazie a un po' di roba emotiva che hai vissuto in delle dinamiche relazionali. E sono concentrati sul recupero della tua forza, della tua energia per andare incontro agli obiettivi che hai nel cuore. Questo arriva nelle prossime ore, ok? Andiamo a vedere ancora con questi, no, questi voglio mettere. 2000 sono uscite, vabbè, lasciamole, dai. Allora, esattamente come sei. Chi sempre sta insoddisfatto nel momento presente non avrà mai un futuro migliore. E datti il permesso per sentirti contento qui ed ora. Questo è un consiglio per te. Allora, lascia stare quello che è successo, fatti la pacificazione delle immagini perturbate se fai il percorso con me, che la trovi nel video Magia Pratica 11, il pentacolo magico. Concentrati qui adesso. Qui adesso sta succedendo niente in questo momento che stai respirando? No. Quindi concentrati qui adesso e cerca di vedere la bellezza in questo momento. Fatti un tè, un caffè, concentrati sul momento presente. Ti consiglio anche il video Magia Pratica 15, come dare supporto al momento presente per riscoprire quella gioia, no? Poi abbiamo dai una marcia. Questo è il momento di lasciare la tua impronta nel mondo. Tu decidi cosa è corretto per te, quindi incarna il tuo potere di libertà e crea il tuo mondo a partire dai tuoi desideri più profondi, e si riconnettono al diario di nuovo e al pensatore qua. È il momento che tu lasci una traccia, quindi dai fuoco, come dice questa porta, ai tuoi intenti. Non ti arrendere. Allora, va bene che le cose non sono sempre facili senza sforzo. Alcune delle cose migliori dei momenti della vita arrivano quando ci sono stati tempi difficili. Segue crescendo, cioè come ti ho detto anche all'inizio della lettura, quando sembra che tutto no, è spento, boom, arriva il miracolo. Boom, arriva il miracolo. È una bellissima lettura questa. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di pensare a una domanda. Pensa a una domanda e ti risponderò sì o no. Pensa alla domanda, magari metti il pausa in video, pensa bene alla domanda. Ora, qual è la risposta alla tua domanda? Mi connetto con il tuo spirito guida, amante mistico, qual è la risposta alla tua domanda? Paggio di denari, cavaliere di spade, cinque di bastoni, l'eremita, il due di spade. Allora, la risposta è no in questo momento. Perché no in questo momento? Perché è come se c'è qualcosa che ha a che fare, devi guardarti bene dentro, stanno dicendo queste carte, perché
È come se in questo momento c'è molta confusione dentro di te, devi fermare la mente, guardarti dentro perché c'è qualcosa di meglio verso cui ti stanno guidando. Mi spiego? La risposta in questo momento è no, ma siete voi i creatori indiscussi della vostra realtà. Poi parlano di novità, di qualcosa che arriva, che sta arrivando da te, c'è qualcosa di meglio, però se ti connetti lo fai arrivare prima. Mi spiego con la forza interiore, ok? Ricordatevi che siete voi i creatori indiscussi della vostra realtà, cooperate con gli dei affinché la splendida lettura che ti ho detto che accade per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sia perfettamente allineata al tuo grande potenziale. Quindi detto questo, ragazze e miei ragazzi, io passo alla seconda variante, se mi segui anche lì per una seconda domanda. O se ti è piaciuta anche l'altra variante. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante. Vediamo cosa c'è nel tuo destino più prossimo, prossime ore, prossimi giorni. E partiamo dagli oracoli. Vediamo cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Cosa ti dicono gli spiriti in mezzo di questi oracoli? Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Prossime ore, prossimi giorni. L'estate, innamoramento, sblocchi, realizzazioni, l'occhio del giorno. Sono fortissime queste carte. Sono fortissime queste carte. Sei sul punto di realizzare qualcosa. Uno sblocco. Vediamo lo specchio dell'io, giudicarsi, perdonarsi, introspezione. Allora, queste carte mi stanno dicendo che l'estate è un simbolo, no? Può essere che come estate siamo prossimi, stiamo registrando questo video in primavera, ma è un video sempre valido. Allora, qualcosa si sblocca definitivamente ed ha a che fare con ciò verso cui tu hai messo attenzione, hai messo riflessione. Ehm, È come se mi dicessero lo sblocco che avviene in una questione o su più questioni ha a che fare con un certo perdono che ti sei data o dato a te stesso. Va bene? Un certo peso che viene rilasciato, uno sblocco grazie a un peso che viene rilasciato. Io non lo so se tu fai le pratiche sciamaniche insieme a me o se fai il percorso sciamanico insieme a me, al di là, in qualsiasi dove tu stai mettendo l'attenzione per pacificare le immagini del tuo passato, per alleggerire il peso, lì avviene lo sblocco, in più ambiti o in un ambito in particolare. Vediamo cosa ci dicono queste altre. E alcune di voi con queste carte qui, siccome in ogni carta c'è giugno, 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 può essere giugno un mese importante per te. Può essere giugno un mese importante per te. Qua mi parlano di l'estate cos'è? L'estate è quando tutto sboccia, no? Riprende a fiorire, è maturo. Ciò a cui tu hai dato attenzione, una riflessione, qualcosa che si sblocca in questi termini. Sono carte molto accese, di realizzazione. Vediamo. Ancora queste altre carte, cosa ti dicono? Eccola. Padre, la carta del padre c'è. Incantesimo. Madre. Ti do un messaggio proprio per un gruppo limitato di voi, magari un gruppo piccolo. Qua c'è la realizzazione anche di una possibile gravidanza o la realizzazione di un progetto per cui tu hai aspettato. Va bene? Sì. Madre, padre. Incantesimo, madre, padre.
Sai che succede qua, vedi? Madre e padre guardano dall'altra parte, no? In mezzo c'è l'incantesimo, ma le figure ci sono. Dovrebbe essere così, no? Ok. Quindi questa è la conjunzio oppositorum, cioè la congiunzione degli opposti. Grazie al ritiro delle proiezioni che hai fatto, se non lo stai facendo ancora, ritirare le proiezioni significa pacificare le immagini perturbate che tu hai vissuto nel passato, ritirare le proiezioni, io le pacifico nel frattempo, perché tu sei un mago, sei il creatore, hai creato tutto tu, tutto quello che hai vissuto, da una prospettiva animica, no? Quindi avere la consapevolezza che hai creato tutto tu significa prendersi la responsabilità. La vittima che non si prende la responsabilità non è mago co-creatore, ma subisce gli eventi. Qua mi stai dicendo che con un lavoro interiore che hai fatto, tu ritiri le proiezioni e li crei gli eventi insieme agli dei. Mi spiego? E quindi queste figure si allineano. C'è un incantesimo qua al centro. Qua abbiamo lo sblocco relativo a dinamiche anche maschili e paterne. Magari abbiamo avuto delle dinamiche paterne col padre o che impedivano la realizzazione di progetti anche creativi, anche lavorativi. C'è uno sblocco in tutto questo. O incontri la persona con la quale vuoi creare qualcosa. Che sia un figlio, che sia un progetto, che sia una partnership lavorativa, uno sblocco in tal senso. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. La stessa è molto interessante. Cosa sta per accadere? Futuro più prossimo, prossime ore, prossimi giorni per te. Sì, 10 di denari. Madonna mia, madò, che carte pazzesche. Paggio di coppe, 2 di coppe, 4 di bastoni. Mi parlano dell'allargamento della famiglia per alcuni di voi, eh. Per chi vuole una relazione romantica, qua mi parlano di figli, ma anche di progetti andati a buon fine grazie a una partnership lavorativa o una partnership che ti permetterà di festeggiare i risultati raggiunti. Sono carte di festa, di celebrazione, di grande stabilità. Sì. Per chi non ha, anche sulle relazioni romantiche mi stanno parlando, per chi non ha una persona, e qua in arrivo una persona, vedete le carte come mi stanno parlando bene, perché hai pacificato l'immagine interiore all'interno, dentro di te. Quindi qua abbiamo anche delle notizie che arrivano in merito a una stabilità che vuoi realizzare sul piano pratico, una casa, l'arrivo di una casa nuova, qualcosa che dà stabilità, dà gioia. O di una partnership lavorativa, però chi non ha relazioni, qua ne arriva una relazione, o il rinnovo di una relazione che permette una stabilità a tutto tondo, grazie a un lavoro spirituale compiuto. Ok, cos'altro sta arrivando quindi nella tua vita? Cosa sta per accadere? Destino prossimo, ancora. 10 di bastoni, 4 di denari. Mi dice che abbiamo vissuto dei momenti di ristrettezza che ci hanno stancato, 9 di bastoni? Assolutamente il sole, di nuovo figli, o figlio progetto, figlio progetti, o figlio progetti. Allora, qua mi stanno raccontando di situazioni pesanti, responsabilità, di non avere magari il denaro, di essere più ritirati in voi stessi, di avere le difese alte, di sentirsi stanchi dopo aver attraversato tanta precarietà, no? Il sole mi parla grande felicità, grande soddisfazione che è in arrivo per te, prossime ore, prossimi giorni. È una lettura molto chiara, chiarissima, chiarissima. Ancora. 3 di bastoni, espansione, 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 valutazione, progettazione, espansione, asso di denari, è un'opportunità grande questa. È un'opportunità grande questa con l'asso di denari, o di un denaro che arriva, o un'opportunità importante che si sviluppa, è un nuovo progetto di lavoro, è qualcosa di nuovo che porta grande stabilità qui, grande stabilità. Cos'altro? Il 7 denari. Allora,
qua c'è un progetto importantissimo, per molti di voi è un progetto nuovo che richiede dedizione, passione, pazienza e dedizione e darà risultati sorprendenti. Lo scrivo e lo sottoscrivo. Risultati sorprendenti. Molte di voi hanno aspettato questo progetto, fammi mettere un'altra qua a fianco, hanno aspettato questo progetto, anche un progetto d'amore, ribadiscono che sono entrambi gli aspetti, sia d'amore o un progetto creativo, qualcosa che ti motiva, La morte, arriva un cambio radicale di grande felicità e di espansione. Grande felicità ed espansione, grande felicità ed espansione. Il giudizio, rinascita, l'araba fenice. Allora, due sono gli aspetti fondamentali di questa lettura. Per te in arrivo nelle prossime ore, prossimi giorni, e quello che c'è intorno a te in questo momento ha a che fare con un'espansione, una felicità, sia sul piano relazionale, amoroso, sia sul piano lavorativo. Progetto lavorativo, qualcosa che cresce, che si sviluppa. Il giudizio è l'araba fenice che rinasce dalle sue ceneri. Ed è una lettura straordinaria, straordinaria. Hai il sostegno degli avi, degli antenati, questo è un messaggio molto sottile e molto grosso. Hai il sostegno di tuo padre, qui mi dicono, hai il sostegno di tua madre, di avi, di antenati, per la realizzazione di qualcosa che hai aspettato tanto, il giusto momento. È sorprendente questa lettura. Mettiamocene altre. È veramente sorprendente, questa araba fenice, questo risorgere dalle ceneri. Qua abbiamo Re di Coppe, una persona affidabile. Qua abbiamo una persona affidabile, una persona di spessore, una persona che ci tiene davvero a te. Veramente ci tiene a te. Ripeto, sia nell'ambito amoroso, sentimentale, o una persona, veramente una persona di grande spessore spirituale, che è una persona di grande maturità emotiva, che ti sostiene, che ti supporta. E questa è anche la carta per te che mi dice che c'è grande felicità, serenità, bellezza in quello che stai per vivere. Asso di coppe mi ribadiscono che qua c'è o il nuovo amore e te lo sottoscrivo, o il rinnovo di una relazione come la vuoi tu, alla tua altezza. Io qua vedo tantissima felicità anche dal punto di vista pratico, di stabilità che è in arrivo per te. È un po' senza parole questa lettura, io non aggiungo altro, qua c'è l'appeso. L'appeso mi parla di grande attesa che hai avuto per questa rinascita, per questa rinnovazione. E questo ti ha portato a cambiare prospettiva delle cose. C'è una felicità creativa, ti vedo creativa o creativo, un'espansione dirompente. Hai il sostegno di tuo padre, di tua madre, dei tuoi avi e dei tuoi antenati per la realizzazione di questa struttura qui. Molto forte questa lettura, mettiamocelo qua. Guarda il 9 di denari qua sotto, lasciamoci anche questo, l'imperatrice. E questo mi stanno confermando rispetto a questo progetto, quest'asso di denari qui, con l'attesa del 7 di denari. Coltiva questo progetto, abbi fede in questo progetto creativo. Può essere anche un bambino, ripeto, un allargamento della famiglia, però con 9 di denari è una realizzazione tua personale, una libertà, un'espansione, una crescita, uno sviluppo su più fronti. Lasciamoci anche l'imperatrice, c'è la ruota della fortuna, c'è. Allora, tutto quello che hai atteso è in arrivo. È in arrivo. Adesso voglio vedere che cosa mi dicono questi tarocchi qua, che non sono tarocchi, sono possibilline, no? Che non le usiamo da un po'. Vediamo che cosa ci raccontano. Vediamo cosa ci raccontano in merito a quello che abbiamo appena letto di questa crescita, di questa prosperità e di questo... Sì, qua c'è la morte è già uscita di nuovo, una chiusura definitiva, le speranze, messaggio, le cose si sbloccano, prigione, solitudine. Mi stanno raccontando che abbiamo avuto un momento di grande chiusura, introspezione, dolore anche, allegria in amore. Allora,
Questo è un messaggio rispetto alla parte sentimentale. Abbiamo avuto tanta speranza, abbiamo magari ricevuto delle notizie che ci hanno fatto sentire in trappola o non ricevuto delle notizie. Allegria, buona nuova, di nuovo mi ricorda, mi sottolinea rispetto alla relazione sentimentale o amorosa o rispetto a una persona a cui ci tieni tanto. Allegria e buona nuova, va bene? Ok. Che cos'altro mi raccontano? Due o tre altre di queste. Sorpresa, sorpresa guadagno, e anche sulla sorpresa guadagno, che già ti ho detto, denaro, il passato. Allora, qua ricevi una sorpresa, un guadagno, un'entrata o una proposta che porta a prosperare. Il passato mi dice che dai tuoi avi, dai tuoi antenati, sai il lavoro che facciamo con lo sciamanesimo nella genia, ti sta arrivando tutto il sostegno per una prosperità. E quindi io lascio così queste e vado subito a vedere con queste altre carte, queste, cosa hanno da dirti gli spiriti a mezzo di questi altri oracoli. Esattamente come sei. Ah, vediamo. Allora, chi è sempre insoddisfatto del momento presente non avrà mai un futuro migliore. Datti il permesso per sentirti contenta o contento già qui e adesso. Quindi inizia a sperimentare la gratitudine anche da questa lettura, cioè inizia a sentire proprio questo messaggio dello spirito che in questo momento a te ti sta dicendo questa cosa, cioè inizia a sperimentare, stai nel qui ed ora, non andartene nel passato, non andartene nel futuro, sperimenta questa gioia adesso. Perché questo ti apre le porte alla realizzazione di tutta la bellezza di cui abbiamo parlato già adesso, no? Un nuovo capitolo, e mi confermano il nuovo capitolo. Quando le cose sembrano che non sono come le vogliamo, sii cosciente che le cose possono stare unendosi in una nuova maniera, anche se adatta mejor alla seguente fase di tua vita. Cioè, se le cose ti sembrano in questo momento un po' strane, un po' deficitarie o un po' non come le vorresti, ferma, stai nel qui ed ora. Stai nel qui ed ora, perché la lettura ti sta dicendo che si stanno predisponendo al meglio per il nuovo capitolo della tua vita. D'accordo? Vediamo quale porta si apre con queste. Che cosa hanno da dirti gli spiriti a mezzo dell'oracolo delle porte? La porta della terra, la porta della terra è la porta che mi parla di concretezza, di stabilità, le connessioni che farai adesso o le connessioni nuove, che sia di amore, sia partnership lavorativo, persone sul lavoro, tutto quello che fai adesso ha un potenziale enorme, è concreto, è realizzabile, è fruibile, e non lo so, cioè la porta della terra è la porta della concretezza. Il numero 11 potresti vederlo nei prossimi giorni in modo forte, e tutto ciò che riguarda l'estate, cioè ciò che per te come simbolo l'estate, anche vedere immagini d'estate, immagini che per te hanno quella leggerezza, quella bellezza, confermeranno questa lettura. E anche lo specchio, gli specchi, ogni volta che vedi uno specchio, confermerà questa lettura, perché il lavoro che hai fatto sullo specchio, sulle proiezioni, è straordinario. Ok? Mamma, che letturone, ragazze e ragazzi, che letturona. Vediamo che cos'altro ti dicono queste carte qua. Gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Eccolo, apofilita, vediamo, appoggio crescente, non avevo dubbi. Allora, riceverai appoggio crescente, c'è appoggio crescente da persone, una persona importante, o non sei sola o solo, c'è appoggio crescente qui. Ti centri nel positivo e sei disposto a ricevere aiuto. Lo quale ti ha aperto la porta dell'abbondanza tanto in forma di appoggio come di opportunità. Stanno arrivando opportunità di abbondanza in forma di appoggio di persone e di opportunità, proprio tutto quello che abbiamo appena finito di leggere. Va bene? È una lettura grandiosa, meravigliosa, eccola qui,
un nuovo capitolo che parla di realizzazione personale e di crescita e di sviluppo, di abbondanza economica, finanziaria o di un progetto laddove tu metti la tua creatività. Non sei sola, non sei solo, o non sei solo in questo, ma hai un appoggio crescente in questa, in quello che sta accadendo, ok? Ok. Fammi mettere cosa hanno da dire per centrarti ancora meglio questi altri oracoli. Vediamo cosa ci dicono. Eccola. Lasciare una traccia. Allora, tu lascerai un segno con quello che arriva. Una traccia per il futuro. Che sia un bambino, che sia un progetto creativo, che sia un progetto tuo artistico, che sia qualsiasi cosa tu stia facendo, è il momento di lasciare questo progetto, quello che arriva, lascerai una traccia. Ora è il momento di lasciare il tuo segno nel mondo. Decidi tu cosa ti sembra giusto, incarna il tuo potere di leadership e crea il tuo mondo dai tuoi desideri più profondi. Questa è tutta la conferma. Se trovi delle impronte, delle orme nel bosco da qualche parte, anche le impronte sono conferma di questa lettura. È la tua traccia, unica e indiscutibile. Va bene? Wow. Ragazze e miei ragazzi, adesso passiamo alla domanda del sì o no. Fammi una domanda, magari metti il pausa in video, prepara la domanda e poi fammi la domanda. Magari scrivimela sotto, o scrivimi variante 2, o scrivimi quello che pensi in merito a questa lettura, perché io poi in base ai tuoi commenti io poi elaboro video e indirizzo verso le tue realizzazioni, va bene? Ok. Mi connetto con il tuo spirito guida amante mistico. Qual è la risposta alla tua domanda in questo momento? Qual è la risposta alla tua domanda in questo momento? Qual è la risposta alla tua domanda? 9 di spade. Abbiamo un po' paura, no? Abbiamo un po' paura di qualcosa. Allora vediamo. 5 di coppe. Qual è la risposta alla tua domanda? L'eremita. 2 di coppe. La risposta è sì. 9 di denari. La risposta è sì. Allora, però c'è una cosa, la risposta è sì. La verità da rispettare in questa, nella tua domanda, per questo sì, la verità da rispettare è il rapporto umano. Cioè basa la cosa sul rapporto umano, cioè sulla verità del cuore, va bene? Sulla verità del cuore. Perché la domanda che mi hai fatto nasce da delle preoccupazioni in merito a una sensazione di perdita, di sconfitta. Allora l'eremita, che è il cuore della risposta, no? Mi dice guardati dentro e vedi la verità, perché la risposta è sì. Qua mi parla di una grande realizzazione tua, una grande realizzazione economica, lavorativa e anche un appagamento personale in base a il tuo guardarti dentro. La risposta è sì. Qualsiasi domanda tu mi abbia fatto, mi stanno raccontando di un appagamento personale, anche una libertà da una certa dall'attaccamento emotivo a persone o circostanze. Questo ti permette di guardare chiunque negli occhi, avere quell'integrità che ti permette di non dipendere dall'altro. Va bene? A seconda della domanda che mi hai fatto. La risposta è sì. Sì, sì, sì. Per alcuni di voi che mi avete chiesto se trovate l'amore giusto, l'amore, quello vero, sì, perché alla base la tua integrità e la tua ricerca personale. Però una cosa ti devo dire, c'è una piccola parentesi. C'è una piccola parentesi. Se mi hai chiesto dell'amore, qua c'è un amore nuovo, eh? Un amore nuovo, un amore nuovo, un amore nuovo, un amore nuovo, ma che ti darà una gioia inesauribile, che non ha niente a che vedere col passato. Ragazze e miei ragazzi, siete voi i creatori, va bene? Questa stesa è stupenda, è la stesa dell'eroe.
Io concludo qui per questo, adesso passo all'altra variante, se mi segui anche lì magari hai un'altra domanda. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la terza variante. Andiamo a vedere cosa sta per accadere nelle prossime ore, prossimi giorni, qual è il tuo destino più vicino, no? Allora, mettiamo i tarocchi un attimo qua e partiamo da questi oracoli. Allora, cosa c'è nel tuo destino più vicino? Cosa c'è nel tuo destino più vicino? Video sempre valido, in questo momento. Cosa c'è nel tuo destino più vicino? La nudità celata, qua c'è una verità, un mettere a nudo, una verità, un mettere a nudo. Il ponte, determinazione, il mago, fiocco di neve, conferma se te il mago, spera devozione, impegno. Allora, queste carte mi stanno raccontando che sei sul punto di manifestare qualcosa, perché una verità viene fuori, la tua verità autentica viene fuori e ti permette di, con la purezza di intenti che hai, ehm, ti permette di, con determinazione, di uscire da una fase di stagnazione. Mi stanno dicendo che si esce da una fase di stagnazione perché ci sono verità di intenti e realizzazione. Sei molto appoggiato dalle forze divine e spirituali in questo momento affinché la tua verità vera, quello che senti veramente nel cuore, venga fuori senza remore, senza vergogna e senza senso del pudore in quel senso, no? Una verità vera tua. Quello ti permette di manifestare qualcosa di importante. Abbiamo il mago. Sì. Cioè, la tua verità autentica, con il tuo obiettivo, quello che hai nel cuore veramente, mostrarti totalmente per chi sei, veramente nella profondità, senza vergogna, senza pudore, senza remore, ti porta alla realizzazione di qualcosa. Ok, vediamo che cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa lettura. Cosa sei sul punto di realizzare? Il tuo destino più vicino, il tuo destino più prossimo, prossime ore, prossimi giorni. Eccole, sono uscite due. Te l'ho detto. Sviluppo, imperatrice, realizzazione, progetti, realizzazione, il Papa, firma di contratti anche qui, Qua c'è firma di contratti o firma di qualcosa. Progetto che e il Papa mi parla anche di cose a lungo termine, un qualcosa che stai già facendo, la realizzazione di qualcosa che stai già portando avanti e è un progetto a lungo termine. Il Papa conferma la continuità di questo che stai portando avanti, la continuità. Vediamo ancora, la morte abbiamo qua, arriva un cambio, già 3 arcani maggiori abbiamo qua. Paggio di spade e poi Dulcis in fundo, regina di bastoni. E allora mi stanno raccontando che qua sta arrivando un cambio enorme in merito a un progetto che ha prospettive, va bene, prospettive reali, solide, che ti porta a moltissima stabilità. Un cambio reale su questo. Io qua vedo anche che ciò che stavi aspettando arriva, con la regina di bastoni e il paggio di spade, ciò che stavi aspettando arriva e soprattutto tutti i tuoi dubbi sono infondati. Cioè, in merito a qualcosa che stai portando dentro, qua arriva la tua volontà, la determinazione di portare avanti un progetto, qualcosa, vedo anche firma di qualcosa, di qualcosa che va a buon fine a lungo termine. Qualcosa che va a buon fine a lungo termine. Ancora, qui a questo punto, cosa sei sul punto di realizzare? Vediamo. È una grande felicità, c'è una grandissima felicità qua. Il 10 di coppe, una grandissima felicità. 10 di bastoni, lo so che
ti sei portata addosso dei pesi, responsabilità, anche in merito a un progetto, magari non riuscivi a trovare le persone giuste, la persona giusta. Allora qua si allineeranno le persone giuste per una verità che viene fuori da te e che quella verità promana progetto. Non so se si può dire così, ma è ogni peso viene giù, ogni peso viene giù, e una grande felicità di nuovo con il sole, una grande felicità, mi parla di notizie felici che ti arrivano, notizie felici che ti arrivano in merito, che ti permettono questo cambio. Sette di bastoni, mi dicono che allora se alcuni di voi stanno portando avanti un progetto, qualcosa in cui credono, hanno dovuto combattere portando il peso di responsabilità addosso, eccetera, qua sta arrivando una grande felicità, quindi questa grande felicità parla di notizie che ti fanno felici. Quindi stai combattendo per qualcosa in cui credi, per il tuo, per quello in cui credi, e questo ti ripaga. Questo ti ripaga. Può darsi anche armonia in famiglia e felicità in famiglia, anche distribuzione delle responsabilità, grande felicità per questo. Però qualcosa che ti porta a essere felice di qualcosa che stai portando avanti. Ancora, il ponte poi è il Papa, eh? Qualcuno che fa da tramite, transito, qualcuno che fa, no transito, che fa da tramite per la realizzazione di qualcosa di tuo che stai portando dentro. Questo ti fa felice, ti fa superare ostacoli, non ci sono più barriere. Allora, ancora. Asso di spade, chiarezza. L'asso di spade è il nuovo inizio a partire da una chiarezza, una determinazione, da una comunicazione. Cioè tu impugni la spada, vi ricordate la spada del mago, no? Quella che abbiamo inserito nel rituale sciamanico risveglia il tuo potere occulto. Ok, chi fa le pratiche con me. Se non le fai ti consiglio di farla perché è proprio allineata a questa lettura, ok? I cristalli arcobaleno, quando iniettiamo i cristalli arcobaleno e la spada del mago. La spada del mago, no? E visione, chiarezza e determinazione, nuovi inizi. E nuovi inizi. Questi nuovi inizi che tagliano con ogni tipo di pesantezza, no? Portando più che altro gioia, armonia. La temperanza mi parla proprio di questa guarigione che avviene per te, una guarigione fisica e psicofisica, e la temperanza mi conferma che hai il supporto spirituale che porta a questa espansione, questa felicità, supporto spirituale, moltissimo supporto spirituale. Sette di coppe, si aprono delle nuove possibilità qua per te. Si aprono delle nuove possibilità. Sette di denari. Queste nuove possibilità hanno un grandissimo potenziale di compimento e di realizzazione. Allora, tu hai una grande resilienza, una grande forza, una grande chiarezza. Questa resilienza, forza e chiarezza, con questa tua identità ritrovata, una identità pura, un'identità reale e autentica, ti permetterà di fare le scelte giuste ed è come se il tuo cuore battesse, tornasse a battere e tu sentissi in più ambiti una necessità di realizzarti, va bene? Ok. Il sette denari mi parla di colei che sa o colui che sa esattamente come saranno i suoi frutti e saranno dei frutti di successo, mi dice il mondo. Frutti di successo. Quindi mi dicono che devi mantenere un po' la pazienza perché ciò per cui che hai sostenuto è in addirittura di arrivo. Va bene? E soprattutto pazienza sulla guarigione fisica, mi dicono, perché è in transito. Va bene? È il re di coppe. Io ti vedo proprio felicissima, felicissimo con il re di coppe. Ti vedo felicissima, felicissimo. Il re di coppe è colui che ha una maturità emotiva straordinaria, è felice delle sue emozioni, è felice di essersi alleata alle sue emozioni.
mi parlano di anche una persona che ti supporta in questo, una persona che ti supporta, non sei sola o non sei solo in questo, c'hai delle persone, famiglie d'anima o qualcuno, o una persona, un uomo o una persona che fa parte della tua famiglia d'anima che supporta questo, che supporta questo. Vediamo ancora. 6 di denari. 6 denari mi parla del giusto dare e giusto avere, dell'equilibrio. È in arrivo il supporto, l'aiuto da parte di qualcuno. Mm, anche qualcuno che dice come amministrare bene le tue risorse emotive, una persona su cui fare affidamento, una persona su cui fare affidamento, una persona leale, una persona concretamente reale. E sul piano pratico può essere anche l'arrivo di denaro, che ti supportano a realizzare una crescita, un'espansione, mi stanno raccontando, va bene? E che cos'altro mi raccontate in merito a quello? Sì, è bellissimo. Allora, se tu hai avuto una sensazione di perdita anche economica o perdita, non ho abbastanza denaro, non mi sento abbastanza, non ho abbastanza o mi sento messa da parte, il 5 di denari che abbiamo vissuto o tramite una persona qui e quindi si riallinea tutto, magari una tua cara amica o un tuo caro amico o una persona a cui ci tieni, con cui hai sentito un po' una sensazione di perdita, questo si riallinea assolutamente. Oppure una sensazione che hai percepito di perdita o di mancanza di qualcosa, di denaro, di energie, qua arriva il 9 di coppe che mi parla della realizzazione di un desiderio che hai nel cuore. Realizzazione di un desiderio che hai nel cuore. Questo è ciò che sta per accadere, a punto di accadere, no? Un desiderio che hai nel cuore, bellissima energia. Qua abbiamo la forza, vedo recupero delle tue energie, fondo mazzo, recupero delle energie, determinazione, forza, capacità di andare incontro a ciò che vuoi veramente. Va bene? È una stesa bellissima. Vediamo quale porta. No, prima di mettere la porta, voglio mettere queste carte che non le metto mai, sono un po' sibilline. Vediamo cosa ci raccontano in merito a quello che stai appunto per ricevere, no? Prossime ore, prossimi giorni. Vediamo un po', si sono girate due morte e abbiamo la chiusura. Il consultante anziano che è uscito, puoi essere tu o possiamo star parlando di un'altra persona, c'è un cambio in merito a te che stai guardando e anche in merito alle dinamiche con una persona, va bene? Ok, un cambio, una fine. Qua abbiamo rivale, mi stanno raccontando che c'è un cambio in merito a sensazioni dove abbiamo percepito rivalità con qualcuno o sensazioni di no? Qua abbiamo l'amante innamorata. Allora, ragazzi miei ragazzi, qua mi si stanno aprendo vari scenari. Si stanno aprendo vari scenari. Mettiamone un'altra, fedeltà riuscita. Allora, se stiamo parlando a livello amoroso, anche le carte prima me lo dicevano, qua c'è una persona importante per te. Se abbiamo avuto rivalità con qualcuno che era in mezzo, insomma, in merito alla relazione, questa persona ti è molto fedele. Abbiamo visto che qua, per quanto riguarda, se associamo la lettura a una relazione sentimentale o qualcosa di sentimenti, è la verità bella che viene fuori, nuda e cruda, che dà la possibilità di realizzare una relazione veramente appagante. Quello che tu hai nel cuore, che cos'è? Quello è l'obiettivo che si realizza con questa lettura. Ancora, cosa ci raccontano queste? Realizzazione, 9 di quadri, speranza, allegrezza, guadagno al gioco. Allora, guadagno al gioco, allegrezza. Allora, queste carte mi stanno raccontando che hai la realizzazione dei tuoi obiettivi che ti sei prefissa o prefisso, come ci diceva già l'imperatrice. Dove avevi messo le tue speranze? Io qua vedo anche una felicità che arriva per un lavoro ben svolto, dice guadagno al gioco, no? Cioè guadagno, cos'è il gioco in questo caso? Ciò verso cui tu metti passione. Si dice che fai ciò che ti appassiona e non lavorerai neanche un giorno. Ecco, un'allegrezza di questo tipo, di questo tipo. Vediamo quale porta si apre per te con l'oracolo delle porte, cosa ci dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo. Cosa ci dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo? Sì, una nuova fase della tua vita. Questo è il giardino dell'Eden, la porta del giardino. Qua vedo incontri anche con persone nuove
l'entusiasmo che ritorna, magari fai anche dei viaggi o degli spostamenti che ti danno gioia, armonia. Questa è la realizzazione del nuovo, l'allegrezza, l'allegria che arriva in merito al nuovo, alla gioia di anche riprendere. Questa carta mi parla anche di ripresa di determinate cose che vi lasciate in sospeso magari per tanto tempo. È una nuova fase della tua vita, il cancello si apre verso questa gioia, questa armonia, questo sette di coppe che abbiamo visto prima, no? Il cuore torna a battere, ti ho detto, ed è come se porta guarigione su più fronti della tua vita, magari anche, ripeto, questioni riguardanti l'arte, la spiritualità, l'artista. Vedo questa gioia qui, questo nuovo capitolo della tua vita. Questo nuovo capitolo, una alla volta, ne voglio una alla volta. Questo nuovo capitolo della tua vita, quale porta si apre in questo nuovo capitolo? Tutta la porta della prigione si apre ciò che ti ha tenuto bloccata o bloccato, la prigione mentale, no? Laddove non vedevi via d'uscita, laddove vedevi blocchi, costrizioni, resistenze, questa si apre, assolutamente sì. E poi abbiamo la porta del sole che mi parla di una persona che ti è a fianco, un po' come questo re di coppe, un po' come il Papa. La porta del sole è una persona che ti appoggia, che ti supporta, ma non solo, è anche la porta del sole, oltre alla figura di una persona di sostegno. E il sole è uscito qui. Mi parla di stabilità e realizzazione. Stabilità e realizzazione. Potrebbe essere importante a verifica della lettura, no? Verifica, a conferma della lettura, il numero 14 per te nelle prossime ore, prossimi giorni, e anche i fiocchi di neve. I fiocchi di neve che vedi su internet, vedi la neve, perché? Perché la neve ti riporta a quello che sotto la terra è stato custodito affinché potesse finalmente sbocciare con il sole, germogliare con il sole, ok? Vediamo cos'altro ci dicono questi altri oracoli. Lascia andare le preoccupazioni qui, il passato. Lascia andare le persone negative, le credenze tossiche. Il tuo tempo sulla terra è un tempo che vale. E invertilo saggiamente e abbi cura che con chi passi il tuo tempo. Allora, mi ribadiscono che non sei solo, non sei solo. Una cerchia di anime affini al tuo percorso si avvicineranno a te in queste prossime ore, questi prossimi giorni. Confida in quelle persone che vibrano la tua frequenza e lascia andare diciamo gli attaccamenti mentali, la porta della prigione su circostanze, amica, rivale, intrigo, no? Queste sensazioni un po' depauperanti a livello energetico. Quindi lascia andare perché nuove persone o una persona veramente affidabile si affaccia nel tuo cammino affinché tu possa emergere, va bene? Affinché tu possa emergere. Vediamo cosa dicono questi altri oracoli per te. Eccola. Padre, la figura del padre, questa è anche la figura del padre. E la principessa. Sei la principessa del tuo papà. Per molti di voi questa è una frase importante, quella che mi è uscita canalizzata adesso. Sei la principessa del tuo papà. E allora, qua ho una figura maschile che ti supporta non solo sul piano terreno, ma anche sul piano spirituale. Può essere il papà, per farti realizzare i sogni che avevi da bambina o da bambino. Questo è un messaggio molto forte per alcuni di voi, Vediamo cos'altro. Duemila carte, no, una sola. Eccola. Inverno, fiocco di neve. Che ti ho detto? Inverno, fiocco di neve. Ciò che è custodito nella notte della terra, nell'inverno, prenda a germogliare. Questo mi dicono, prenda a germogliare. E qua mi dicono le persone in tune, no? In sintonia, delle persone o una persona con la quale sarei davvero in sintonia. Ripeto, mi può parlare di una grande storia d'amore o anche una partnership o una persona veramente che parla dal suo cuore al tuo, una persona che ti sostiene, una persona con la quale sei in sintonia.
che ti permettono di praticare le tue arti magiche, cioè perché sei in sintonia. Mi parlano di sintonia, di intenti. Eccola un'altra riflessione, e questa è una carta che mi parla della riflessione che avrai, riflessioni in merito a questo miracolo che accade, che ti faranno cambiare prospettiva. I sogni, si stanno per realizzare i tuoi sogni, dreamer, sognatore, e il 9 di coppe è proprio la realizzazione di un desiderio che hai nel cuore, del sogno, di un desiderio che hai nel cuore. Abbi fede, perché questo è in cammino verso di te, va bene? Abbandonando l'energia negativa e la pesantezza in merito di cui abbiamo parlato prima, è questo che è in cammino verso di te. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Protezione spirituale, te l'ho detto con la temperanza prima. Gli dei, Dio e i tuoi angeli, l'angelo della guardia, che è lo spirito guida, l'amante mistico, si stanno prendendo cura di te e ti proteggono a livello fisico, emozionale ed energetico. Sei molto sostenuta, molto sostenuto. Potreste vedere anche delle ametiste, un'ametista, avere le ametista che confermano questa lettura. Sei molto protetta, protetto, sostenuto, e qua c'è una guarigione fisica che apre nuove opportunità, perché ciò che vibriamo all'interno, il nostro corpo è espressione dei nostri drammi, anche i drammi della nostra genia, è anche espressione della felicità incontenibile che andiamo a manifestare, no? E quindi del rilascio energetico. Il nostro corpo è il testimone anche del rilascio energetico che si manifesta davanti a te come eventi di gioia, ok? Questo è il senso, bellissimo, bellissimo veramente. E vediamo un altro messaggio per te, cosa ti dicono gli spiriti a mezzo di quest'altro oracolo. La realizzazione, 9 di coppe, la realizzazione. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per perseguire e realizzare il tuo scopo. Abbraccia il tuo viaggio unico e fidati che ti sta conducendo dove devi andare. Abbiate fede nel vostro viaggio, perché vi sta conducendo dove dovete andare. Qua abbiamo la realizzazione. La realizzazione. Piena realizzazione. Abbiate fede nel nuovo, abbiate fede in questo, perché c'è una piena realizzazione. Ok? Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di farmi una domanda, come abbiamo fatto anche per le altre varianti. Fammi una domanda e io ti risponderò sì o no, va bene? In questo momento. Magari metti in pausa il video per elaborare bene la domanda. Mi connetto alla tua intenzione, alla tua domanda, e chiedo al mio spirito guida, al mio amante mistico, di rispondere sì o no alla tua domanda. Sì o no alla tua domanda? Qual è la risposta alla tua domanda? Sì o no? Cavaliere di spade. Sette di coppe. Sette di coppe lo avevamo anche qua, 3 di bastoni. 3 di denari. Assolutamente sì. La risposta alla tua domanda è assolutamente sì. 10 di coppe. Allora, arriveranno delle persone con le quali cooperare. Non sei sola o non sei solo a fare questo. La realizzazione di qualcosa che magari ti può tenere confusa o confuso in questo momento. Allora, questa lettura della domanda sì e no mi sta dicendo che sei in un momento di grande espansione in questo momento. Allora, la verità da rispettare in questo è coopera rispettando la tua unicità e anche quella degli altri. Il dono di questa risposta del sì è una felicità strabordante, senza precedenti, il 10 di coppe. Ok? Perché si aprono delle possibilità importantissime qua. Assolutamente sì.
Quindi siete voi i creatori, ragazze mie e ragazzi, e quindi vi faccio un in bocca al lupo a tutte e a tutti. Io vi abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.